Bene, girls, abbiamo iniziato per Alberto. Ciao Elena, ciao Monica, ciao Elena. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Iniziamo questo viaggio per il nostro amico Alberto. Avete sentito i suoi punti? Siete già parzialmente connessi a lui, ora momento di raccoglimento da 5 a 1. 5, 4, 3, Monica, come lo vedi? Mi si presenta sotto forma di un capriolo. Lo vedo che si è smarrito ed è su una darsena di un fiume. È agitato, ha una grande forza, vuole provare a salire la darsena del fiume, vuole tornare a casa, che non sa dov'è, non si ricorda come si è smarrito, non vuole essere braccato. Vedo sopra delle persone che sono intervenute per portarlo in salvo, ma lui non vuole essere braccato. O salvato? Esatto. Chi sono queste persone? Conosciuti, sconosciuti? Vari volti. Alcuni sono a lui conosciuti, ma in quel momento è avvolto dal terrore, dal panico. Vuole cavarsela da sola, ha come fosse una forza esplosiva. E riesce a uscire dal letto del fiume, hai detto, no? No. Al momento no, è lì. Che prova, Ci prova. sì, con gli zoccoli però scivola. Ti dà l'autorizzazione, Monica? Sì. Elena, come lo vedi? Allora, io, vabbè, diciamo, prima che arrivasse lui, ho visto subito Monica che è come se si stesse riscaldando facendo delle mosse di Tai Chi. Era troppo bella, perché proprio, no, come se preparasse l'ambiente energetico. Poi c'eri tu alla mia destra e poi è arrivato Alberto seduto tipo su una sedia da regista che guardava verso le sue interferenze e dice adesso voglio proprio vedere che cazzo hanno da dirmi questi. Così faceva. Posso dire, Elena, non dire parolacce? Finalmente ha ragione lui. No, perché povera Elena lo dico sempre, ma non dice mai parolacce. E in realtà l'ha detta Alberto, no? Mm. Poverina E invece le poi, dice. mm, e mentre Monica parlava, ho visto le persone che volevano salvare il capriolo e mi hanno detto che sono la mamma, il papà, la nonna e il marito della nonna. Ok, il nonno materno, che però non c'è. Mm. No, Altro, ok. sì, Ok. Va bene, ti dà l'autorizzazione, Elena? sì, sì, sto lì apposta. Sì. Monica, eteriche, entità eteriche, andiamo subito a vedere. Chi sono? Quali sono? Me le colloca sempre in questo ambiente. Siamo sempre appunto lungo un fiume, nella darsena del fiume, e mi fa vedere questa specie di gabbiani un po' rapaci sembrano, di falconiformi. Poi mi fa vedere, osservare questo scenario su un masso, un uomo del tempo che fuma una sigaretta. E poi mi fa vedere tipo una specie di scoiattolo topo, corre lungo la darsena. Che razza è? Ma
Allora, praticamente mi fa vedere come le varie sembianze che potrebbe assumere che potrebbero assumere certi animali nel secondo universo. Quindi adesso me lo fa vedere così e poi ogni tanto potrebbe essere un po' tipo Cujo, Cane, quindi. Siamo nel senso minaccioso. quel Sì, cane del film quel cane del minaccioso. film. Ok, quindi un falconiforme, forme. Un uomo del tempo, secondo universo. Cane o topo che sia. Sì, così. E DL? Penso 2. Adesso me ne mostra 2. Legati all'ambito religioso, legati a cosa? Esterni, interni? No, legati alle entità mentali. Mhm. Interni o esterni? Mm, Un po' un Allora, po'. uno è esterno, l'altro sì, un po' fuori, un po' dentro. Sempre Monica, mentali. Allora, una si chiama forza barra sforzo, come se fosse un passaggio. E l'altra Atlante. Che livello? Io dico 3 e 4. 3 forzo sforzo, 4 a volte 5 Atlante. Vai. Qual è il compito della 3? Il compito della 3 è di fargli sentire una grande energia, una grande forza quando si impegna in un'attività, in un progetto, ma altrettanto è lo sforzo e quindi le difficoltà, gli impedimenti, le ostruzioni che incontra per realizzare questo progetto. La stessa quantità, tanta energia, tanta difficoltà incontra. Mhm. Quindi un po' Creandola si una entità autoboicotta. mentale. Sì, Mhm. sì, sì, esatto. E Ehm, Atlante? Atlante proprio mi fa vedere la classica iconografia mitologica, quindi questo personaggio che porta proprio il mondo sull'Atlante, appunto sulle proprie spalle, con questo grande senso di responsabilità misto a senso di colpa, come se la maggior parte delle situazioni sia, soprattutto nell'aspetto dell'insuccesso, dipendessero da lui. Lui se ne fa carico, non volendo mai scontentare nessuno se possibile, piuttosto scontentare se stesso, ingoiare lui bocconi amari, farsi lui carico di tutto, ma non fare dispiacere agli altri. Ok. Impianti, Monica. Allora mi incuriosisce perché io non vedo degli impianti specifici dentro il corpo, ma vedo come, sai quella sagoma che viene tracciata sulle scene del crimine intorno alla persona uccisa? Mhm. Sì, ha un Quindi, nome, comunque è la sagoma del morto. Mhm. esatto, quindi questo impianto quindi è un po' distante dal suo corpo e segue il profilo del suo corpo, tutto intorno. Quindi sono esterni. Questo sì, è un unico È, esterno. ok. È eterico o è anche mentale o solo mentale? No, Questo mentale mi impianto. fa vedere un'altra cosa. Mi fa vedere come l'aerosol che si mette nel naso, eh, che sale su e crea tipo un caschetto da ciclista. Ok. E quindi è una struttura unica. Un Così, naso naso. testa. Mm. Elena, vuoi dire qualcosa da aggiungere, da togliere, cosa vuoi dire?
Ho visto in più anche altre 2 interferenze prima, sempre nel luogo con l'acqua, la darsena, diventava un po' più ferma, quindi tipo un po' più laghetto, però era così, e sulla riva c'era ehm, ehm, una specie di figura che è legata al secondo universo, come diceva Monica, però si mostrava così, tipo una vecchia signora, quasi con i lineamenti neri, un cappuccio nero e un bastone viola che puntava nel terreno, e l'ho visto collegato al posto, a una parte religiosa del posto dove vive Alberto. Ha Dove vive e un'energia, lavora. sì, dove vive e lavora, quell'energia religiosa lì, come se fosse collegato al terreno, ecco, e venisse fuori e agisse su di lui. È una disincarnata? Eh, sì, sì, però sto cercando di capire se arriva lì o se era lì. Cioè arriva lì per lui Oh, o no, se arriva lì è lì? collegata al posto, però non era morta lì, ecco. Arriva lì per l'energia di quel posto lì religioso, ok? Ma è una disincarnata o è un archetipo delle vecchie col naso bitozzoluto, Sì, delle ecco così. suore? No, sfora, tipo tipo un archetipo strega, no? Col naso così, ecco. Ma strega o donna religiosa e pia? Strega. Strega. Mm. E quindi un archetipo, non è un disincarnato. Sì, un archetipo che arriva lì legato, appunto, legata a questo, Mm. all'energia religiosa che c'è lì. E poi un'altra cosa particolare, è arrivato Zeus con il tridente, però la faccia era del papà di Alberto. Ok. Ma tridente vuol dire Poseidone, quindi vuol dire secondo universo. Sì, Unione dei due universi. esatto, esattamente, bravo, tutte e due, no? Cioè i Quindi in qualche capelli modo di Zeus e il tridente di Poseidone. Sì, il topo cane cugio di esatto. Monica, che è Mm, secondo universo, il che resto si è roba del trasformava in primo universo. esatto. Mm, 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 mm. Ok, la vecchia a chi si attacca? A Alberto, al posto in cui lui lavora e vive, alle persone con cui vive. A cosa si attacca? Si attacca proprio al terreno del posto in cui vive. Ma che Sì. vuole? Ehm, Cioè, nel senso, perché è lì? Era per già lì? mantenere viva quell'energia lì Lo status quo? inve- Vabbè. che invece Alberto vuole neutralizzare. Mm, sì. Ok, Sai cosa ti dico a questo proposito? Che c'è sì. un'entità collettiva religiosa di giudizio e senso di colpa che sta provando ad agganciare Alberto proprio in virtù del luogo in cui si colloca questa attività. Il senso di colpa, no? Mm, sì, Che lavora sul senso di colpa. quell'energia lì. Bene, bene, bene. Cinema. Apriamo le porte del cinema, le persone care di Alberto possono venire. Prima ci ha elencato suo padre, sua madre, sua sorella, sua nonna, sua zia, io ci aggiungerei il compagno e chi vuole venire. Chi si presenta nel cinema di Alberto, Monica? Allora c'è la sorella, con vicino il proprio compagno. C'è anche la madre. Allora, il compagno arriva un po' tipo in ritardo, non so come spiegarti, un po' trafelato. Ah, stavo dimenticando che c'era la sessione, voglio vedere, però un po' Mhm. così. Mm? Ma Però vuole comunque, vedere? Sì, sì, vuole sì, sì, esserci, sì. sì, 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 la vuole vedere, solo che eh, non so, un po' più smemorato, non so come dire. Ecco, così mi appare.
Ehm, io vedo anche qualche persona che lui ha conosciuto di recente, legata alla sua passione, diciamo così, che proprio gli viene dal cuore. Cioè l'astrologia. Mm. Ok. Beh, lui ha fatto anche diciamo un corso, io semplifico, Qualcuno è legato al corso? No, secondo me no. No. Qualcuno che può aver iniziato ad apprezzare le sue doti. Ok, lui ha capito perché sta Mm. annuendo. Mm, mm, mm. Qualcuno del corso mi ha fatto proprio un no con le No, mani. no, Quindi infatti no. lui ha capito, Mm. va bene. Va bene, tutti nel cinema, evviva. Impianti, Elena, di Alberto. Vedi questa sagoma, Sì, vedi un sì, impianto sì, sì. generico? No, mentre Monica lo diceva, la vedevo proprio quasi come se fosse una rete, abbastanza fitta, quasi come un'armatura, no? Sai le reti che Mm. mettevano sotto l'armatura? Una Ecco, calzamaglia totale. ecco. Sì, e poi mi appare anche collegata a quel caschetto, è come se avesse degli occhiali 3D, non so come dire, che si collegano con come se passasse una scossa di luce tutte le volte che il casco viene attivato. Attiva questo passaggio di luce come se fossero due fulmini agli occhi e distorcono la realtà di Alberto. Ok. Monica e Elena insieme, il compagno di Alberto dove si siede nel cinema? Terza fila al lato. Sono d'accordo. Non vuole venire più avanti? Io lo vedo un po' intimorito. È come se dovesse mettersi in discussione, si sentisse di doversi mettere in discussione anche lui. Io lo vedo già questo un buon traguardo, perché quando era entrato un po' trafelato, inizialmente si era messo un po' più sul fondo. Quindi già il fatto che Mm, sia avanzato in terza fila è già un buono sforzo per mm, lui, ecco. sono d'accordo. Mm, Monica è la fiamma? Non lo è ancora. mm. Vedo È la stessa un'anima cosa. gemella di livello? Abbiamo di Per essere me è venuto 5. 4, per me. Elena? Sì, io potrei dire, mi veniva da dire anche 5, non 5 di massimo livello, no? 5 Sai, più? Mhm. no, un 5 normale, vedo un iniziale collegamento, ecco, come se ci fosse un filo che inizia a collegare le due PS. Ok. E in una condizione del genere, Alberto ha delle fiamme grezze? Secondo me sì. Mm. Possono esistere? Sì. Esistono. Esistono, sì. Il compagno di Alberto le ha? Non le vedo. Sì, io ne vedo due, ma è come se fossero. La differenza è che quelle di Alberto è come se fossero più possibili, più Esatto. presenti. Invece quelle del suo compagno è come se fossero più lontane, dietro. Mm. Ecco, quelle di Alberto sopra e quelle del suo compagno tipo dietro, Mm. più in fondo. Ecco. Sì. Vabbè. Monica, vite se ci sono precedenti che Alberto e il compagno hanno vissuto insieme. Mi fa vedere due gemelle. Bambine gemelle. Che nome? Elena e Silvi. Elena e Silvi. Hélène, magari, che Mm, faceva. può darsi. Elena. Elena, Mm. Silvi. Altri? Perché mi dice italo-francese la famiglia. Mm. Qua tra l'altro me le fa vedere che sono gemelle omozigoti e me le fa vedere però una più alta e una più bassa. Mm. E che I venivano gemelli vestite diversi. uguali. Ci Le sono i gemelle, gemelli quei sì. diversi. Le gemelle diverse. Sì. Ma altre vite? Altre vite mi fa vedere due compagni a cavallo.
compagni a cavallo? Sì, uno dei No. due cade da cavallo. Amici? Ah, uno dei due cade da Un cavallo. po' di competizione. Sì, amici, ma con quel filo di competizione. Vedo che quando uno cade da cavallo l'altro va, non lo soccorre. Elena. Sì, me ne è apparsa subito una, vedo, sono due colleghi, potrei dire, che sono in questo disco che continua a girare, quindi vengono spinti verso l'esterno e facevano i primi astronauti, prime idee di potenziali astronauti, ok? E che si stanno allenando con questa centrifuga, potrei chiamare, umana, no? Che sono legati alle pareti e vengono fatti girare vorticosamente. Monica, qual è, se c'è, il contratto, il patto che loro due hanno stabilito prima di venire qui? Adesso ci reincarniamo, ci incontriamo perché? Questo è l'obiettivo. Monica. Allora, mi fa rivedere un attimino la vita lì a cavallo. Aspetta, chi è che se n'è andato via? Perché uno ha avuto tipo un incidente a cavallo, si è fermato, l'altro si è girato, però ha proseguito. Perché poi tipo dopo ci doveva essere una gara, quindi insomma, no? Ha voluto portarsi avanti con l'allenamento, col lavoro, eccetera. Non Chi è capisco bene caduto? cosa sia successo. Infatti, vediamo un attimo. Io dico che è Alberto caduto o compagno? Alberto. È caduto Alberto. Il compagno è andato via. Vedo che tipo l'amicizia non niente, poi è finita, si è rotta, c'è stato un grosso problema. Ed è come voler invece ristabilire Quel legame. sì, migliorandolo. Però è come se il compagno di Alberto riportasse dentro di sé eh, questo senso che non so come spiegarti, non si sente all'altezza totalmente di Alberto. Effettivamente poi lui l'aveva abbandonato, no? Chi non si sente all'altezza è il compagno. Mm. Quindi lo abbandona perché non si sente all'altezza. L'aveva di fatto sì, perché lui l'ha abbandonato sapendo che l'amico avrebbe vinto la competizione, quindi lui già lì non si sentiva all'altezza. Ed è come se poi la sensazione che fosse rimasta era di questo non sentirsi all'altezza, a maggior ragione effettivamente per il fatto che poi l'aveva anche abbandonato, no? Mhm. È come se viene un po' riportato qua. Monica, torna indietro, indietro, indietro. Vai indietro, 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 indietro. Alberto è nella sorgente, il compagno anche. Sono due palline. Sono lontane, sono vicine, si guardano, si parlano, comunicano, tra virgolette, si parlano, no? Si accordano lì, scendono insieme, scende prima uno. Scende. Allora, dunque, loro si accordano che per un po' faranno delle vite completamente diverse, quasi incompatibili. E poi c'è, quindi questi due binari paralleli che poi decidono di incrociarsi, nonostante che sembrasse una cosa impossibile. Mhm. Ma quindi Ma c'è nel il... sì, Mhm. loro si sono accordati precisamente che questa fosse la cosa. Mhm. Sembra un po' le picche che tu hai raccontato, no? Se tu Mm. disegni le picche, la punta delle picche è l'incontro di due grosse curve
simmetriche di fatto. Vero, vero. Prima, fuori dalla registrazione, Monica parlava di questo asso di picche. Sì. Elena, cosa vuoi dire a Mhm. proposito di tutto quello che abbiamo visto? Sì, allora, come diceva Monica, si sono rincontrati qua e vedevo proprio anch'io questa cosa, no? Che è come se Alberto avesse deciso, là è stato, diciamo, abbandonato dall'amico, ok? E in questa vita, la parte di Alberto è quella di dire io non faccio come te, anzi, Sì. dall'alto è come se lui fosse un po' più giù, no? Tipo inginocchiato o seduto a terra, io sto in piedi e ti do una mano per Sì. venire in piedi con me, ecco, Vero. lì. Mm, mm, mm. Elena, vibrazione di Alberto a inizio sessione, non adesso. 15 miliardi, 17, Monica? sì. 17. Consapevolezza, Elena e poi Monica. 114, Monica, sì. 125. PS, 38, Sì. 41 milioni, sì. ok. Quindi la parte subliminale, l'anima, Alberto, è 38, la restante parte è parte eterica, no? Quindi il grande 60. spirito, la parte, sì, 60, sì, 62. Quindi diciamo l'anima è il femminino, l'eterico è la parte maschile, più maschile, ma non vuol dire niente, tu puoi avere una giornata in cui sei tutta anima e una giornata in cui sei tutto spirito. A fine, noi lo verifichiamo solo per tanti motivi. Vite precedenti, Elena? 1936, Siamo lì, no, Monica? Sì, sì, 33, sì, sì. Però, cervello, percentuale di cervello utilizzata. allora, è come se in questo momento fosse un po' più collegato, mi viene da dire, e ti dico 9,7. Sono d'accordo. Mm. 9,5, sì, sì. Ah. A inizio sessione poteva essere 9,1, 9. Molto bene. Monica, Alberto e l'astrologia. Dimmi tutto quello che ti viene. Spuccia in tutte le sue vite precedenti. Chiama la sua PS e la sua PE al banco degli imputati. Vogliamo sapere tutto quello che dobbiamo sapere su questa vocazione di Alberto, sui vari problemi che ha avuto quando ha conseguito, diciamo, dei titoli, 3 incidenti, non li analizzerei neanche perché tanto non è così importante, se sono degli stimoli a smettere o a proseguire, quindi se derivano dalle interferenze rispettivamente o dalla sua anima. PS, subliminale. Appena hai fatto questa richiesta, l'uomo del tempo ha buttato via la sigaretta, si è alzato e ha aperto le braccia, come proprio a voler creare un divieto, uno sbarramento. Ok. Facciamo una prova, mettiamolo in una piscina piena d'acqua. Da qualche parte ci è stato detto che l'uomo del tempo non ama l'acqua. Si disattiva la sua azione, si disattiva. E un'amica ha suggerito che lo specchio del mare, no, che ha permesso a tanti di incontrare la propria fiamma in altre sessioni, eh, abbia funzionato proprio perché c'è l'acqua e perché gli uomini del tempo che interferiscono soprattutto in questo genere di cose, in tante generi di cose, ma soprattutto nell'argomento fiamme, sono stati completamente fregati. Cosa fa l'uomo del tempo di Alberto? La cosa interessante è che tutto lo scenario si ambienta appunto nella Darsana, quindi c'è il fiume, che tra l'altro è un pochino in secca. E infatti l'uomo del tempo non è che riesce ad avere così tanto vita facile con lui, ma cerca al massimo di esprimere proprio le sue capacità di ostruzione, di ritardo, di impedimento. Ma effettivamente già con la presenza di quest'acqua gli crea parecchia fatica.
Non ha così tanto vita facile l'uomo del tempo. Se poi tu mi chiedi di trasferirlo nella piscina, vedo che il letto del fiume si rimpingua, Mhm. si alza proprio parecchio, quindi diventa un fiume in piena. Mhm. Cioè praticamente la piscina è la darsena si riempie d'acqua. Sì. Ok, però l'ho fatto io, non va bene. Era solo Mm, una prova, torniamo indietro. sì, hai fatto tu. Può farlo Alberto se vuole. Ma in ogni caso, quando è intervenuto nella vita di Alberto l'uomo del tempo? E come si chiama? Cioè, inizia con la G. Mm, Mr. G, va bene. mm. Allora, mi fa vedere che quando ha iniziato a sbocciare in lui l'interesse per l'astrologia, questo uomo del tempo si è attivato fortissimamente perché ha riconosciuto quanto Alberto potesse essere forte e quanto proprio possa essere un talento suo. Vedo anche qui stabilmente, da qui stabilmente. Invece in maniera più occasionale, all'interno della struttura che lui ha, dove organizza, diciamo così, i vari incontri ed eventi. Lì è stato a spot. È ostacolato a spot. Sì. La tegola è uomo del tempo? Ah, mi fa vedere la partecipazione, la complicità tra l'uomo del tempo e il gabbiano. Mi fa vedere come l'uomo del tempo dà un segnale e il gabbiano va a recuperare questa tegola e la lascia andare. Ok. Quindi era lui. L'incidente in macchina, chiamiamolo incidente, il malfunzionamento della macchina. Qua però mi fa vedere anche come questo uomo del tempo abbia anche una capacità di comunicare e di articolarsi con il secondo universo. Mm. Quindi mi fa vedere questa donna anziana che aveva visto Elena, come riesce con questo bastone nodoso ad andare a sganciare il frenamano. Vabbè, collaborano le entità, va bene. Sì. Che però ci sia una collaborazione tra uomo del tempo e secondo universo è una quasi novità. Ogni tanto ne impariamo una nuova. E il cane? Il cane io in questo caso di nuovo lo vedo come un rappresentante del secondo universo. Va bene, vite precedenti in cui Alberto inizia a conoscere l'astrologia. C'è una vita zero, qui sboccia questo fiore, non so perché dico fiore. Io dico che è molto molto antica. Lui è uomo o donna? Qua lo vedo ragazzo proprio, ragazzino. Ma siamo veramente proprio tanto indietro negli anni, Tipo? perché lo vedo tipo a cielo aperto, è come se fossero stati, non so come spiegarti, proprio gli albori quasi. Ed erano proprio le Cosa prime fa? esplorazioni. Legge il cielo? Sì, sì, perché vedo una vita in natura, non la vedo una vita dentro una casa. Come si chiamava? Vin, Vin, Vin. Che zona del mondo? Sì, era il mondo. È un po' difficile mo ricostruire questo qua, perché tutta natura c'è. Vabbè, Non, vabbè, non direi neanche Europa, non mi sembra Europa. Elena, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, ho visto esattamente quello che ha visto Monica. Vedo i colori dell'orizzonte, quindi delle stelle. Mm, e c'è tipo colori tipo aurora boreale, no? Quindi quel verde, poi viola rosa, quindi forse quella zona lì poteva essere. Però occhio in natura all'aperto che vede proprio, inizia a interessarsi perché vede queste cose particolari nel cielo. Questa di Alberto è la vita numero X in cui si interessa di astrologia? Tipo è la seconda, visto che c'è questa passata e l'attuale, o No, io ne avevo vista un'altra già prima, cioè prima ne ho vista un'altra e poi questa qua. Però, cioè, come se andando indietro si fermava prima al tempo, un po' prima delle piramidi, sempre quella zona Mm. lì, ma un po' prima. È come se lui collegandosi, mi viene questa immagine, come se lui collegandosi con le dita alle stelle riuscisse a creare una rete illuminata. Ecco, vedo queste forme qua che fa. era più Ma sì, bravo o legata meno a bravo? questa video, però mi dice anche qualcosa relativo alla numerologia. Io non so se... Mhm. Non lo so. Sei anche legato alla Mm, numerologia, Alberto? No. Ok. Però può, cioè, interesse, potrebbe riuscire molto bene anche in questo. curiosirsi. Unendola Mm. all'astrologia. Esatto. Sì, là Va vedo bene. in effetti quello che dice Monica in quella vita lì in Egitto, unendo le stelle, poi è come se facesse dei calcoli, non so, nel senso il valore di una stella che lui gli dava più il valore di un'altra, le univa e veniva fuori un valore. Mm, mm, mm. Sì. Causa esoterica, Monica, del blocco di Alberto. Il blocco lavoro, blocco astrologia, blocco rapporto con la propria famiglia e se vogliamo anche blocco sentimentale col suo compagno. Mm. Adesso mi vengono diverse cause. Mi fa vedere le sue entità mentali, in particolar modo forza-sforzo, quindi lui ha questa tendenza a creare una situazione piena di opportunità, però altrettanti blocchi, altrettanti sforzi da compiere. E anche la stessa cosa per quanto riguarda l'entità mentale Atlante, per cui nel momento in cui lui si fa carico di tutto, rende le situazioni meno fluide, perché è lui che gestisce tutto, vuole tenere sotto controllo tutto. Facciamo un esempio sul lavoro. Allora, c'è anche da dire che mm, non so come spiegarti, è come se lui avesse un po' un'attitudine da padre capofamiglia, che si assume le responsabilità di tutto quanto. Mhm. La prende molto seriamente, tanto, troppo seriamente. Vuole che tutto vada bene, vuole che non ci siano intoppi nella situazione e vuole che le persone non abbiano da rimettere, da soffrirci. Allora si prende carico di tutto lui, ma oggettivamente non è possibile, è troppo. Mhm. Mi fa vedere oggettivamente anche la presenza dell'uomo del tempo che crea i blocchi. Mi fa vedere questa rete come l'ha vista Elena, io l'avevo visto come sagoma intorno, questa rete impianto eterico, che gli va un po' proprio a creare una sorta di prigione, di riduzione dell'aura, come se andasse proprio a limitare le sue potenzialità energetiche.
tutti questi elementi vanno a concorrere per creare i blocchi. E ti devo dire che io continuo a vedere questo picche, che è appunto questo cuore un po' nero, un po' trafitto anche, che rende non del tutto fluida la relazione sentimentale, perché è come se questo cuore quindi non palpitasse liberamente, ok? Ma ha questa specie di freccia, se vediamo il simbolo delle picche, che lo va a trapassare. Quindi non respira, non palpita liberamente. Non batte, è trafitto. A fatica. Il blocco. La freccia è il blocco. Va bene, Elena ha annuito. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, lo vedo proprio. Ecco, è come se il limite, posso aggiungere, è dato da questa sua idea del dovere, che tutto deve essere perfetto, no? Quindi limitato, non ha la libertà di esprimersi com'è, quindi limitato così e guidato da questo controllo perfezione, direi, aggiungerei. Ok, quindi è un'ossessione che tutto deve essere perfetto. Ecco, non so. Per entrambe, quando è arrivato l'uomo del tempo? Mr. G. 15 anni mi viene. Mm-hmm. Adolescenza, sì. Perché? Cioè, in occasione di cosa? La pubertà? Fatto? Un avvenimento? È come se l'avesse deviato quello che mi è arrivato, come se Alberto fosse stato deviato dall'uomo del tempo rispetto alla sua proprio propensione sessuale, ok, per fargli perdere tempo, Sì. per far sì che non trovasse, ecco, la persona per lui. Proprio addirittura cioè facendogli credere che era interessato al sesso opposto. Infatti, questa entità mentale che all'inizio ho visto collettiva, no? Che è religione, senso di colpa, è come se avesse già iniziato in qualche modo ad agganciarlo in quel periodo lì, come a volerlo far andare verso una direzione conforme alla società, alle richieste della famiglia, no? Che è quella voluta tradizionalmente. Ragazze, sì, prego Elena. Sì, aggiungerei che quasi come se, ecco, rispetto alla sua famiglia, questa cosa qua è come se nella sua famiglia avessero cercato per anni di trovare una giustificazione esterna alla sua propensione sessuale, ecco. Quasi come se fosse una cosa dovuta a un agente esterno, non una cosa sua, ecco. Io do molto ragione a questa cosa, perché di nuovo mi fa vedere questa picche, questo cuore nero, cioè mi parla comunque di molto travaglio, molta sofferenza. Mi dice sia infanzia che violenza, nel senso come se si fosse voluto lui stesso fare violenza rispetto all'orientamento sessuale, o che in qualche misura anche abbia percepito, no? Che si faceva violenza rispetto alla sua spontanea natura. Sì, posso aggiungere il cuore trafitto può essere legato, vedo questa cosa, il cuore il padre di Alberto, quando ha saputo questa cosa, ha avuto il cuore trafitto. Sì. Va bene, io è dall'inizio della sessione che vedo un'immagine
cioè un'immagine, una parola che è imagine, immagina. Di fatto noi siamo dentro un'immaginazione, no? Siamo dentro una creazione. Il cuore trafitto, l'asso di picche, deve diventare un asso di cuori. È colpa dell'uomo del tempo, Mr. G, Mago G. Chissà se Mago G era dovuto a questo. Beh, poi la G è la lettera della massoneria, no? Quindi insomma non è un caso. È colpa del falconiforme, è colpa dell'uomo del tempo che non vuole che lui consegua il diploma. No, è solo un gioco, è un'immaginazione, è una creazione. Alberto qui oggi può andare ad eliminare o a lasciare tutte queste interferenze, ne elimina una parte, le elimina tutte, le lascia tutte. Può creare ogni cosa. Cosa vuole fare Monica? Mi dice sono un prestigiatore. Ok. Ci faccia vedere da solo cosa fa. Allora, mi dice che lui ha la possibilità di girare questa carta proprio come un prestigiatore, quindi di girarla sul dorso, attendere un attimo, poi di rigirarla ed è diventato un asso di cuori. Lui questa possibilità ce l'ha. Vedo che però fa un cenno al compagno. Seguimi. Sì. Vado troppo avanti così. Sì. Perché per ora la carta lui l'ha girata ed è sul dorso, è coperta. Quindi le picche ora io non le sto più vedendo. Sto vedendo il dorso e lui sta aspettando a girare, guardando appunto il compagno, facendogli appunto questa richiesta, domanda di seguirlo. Ok, lui però deve decidere per se stesso. E lo so. Siamo qua a fare un lavoro, lo dobbiamo completare. Però possiamo aiutare il compagno ad alzare le sue vibrazioni. Ecco. Allora, andiamo con Alberto al cluster, facciamo le cose fatte bene. Andiamo con Alberto al cluster. Posso dirti una cosa? Vai. Le vite passate con la sorella? Ci sono vite passate con la sorella, Monica? Oddio, adesso mi fa vedere loro due con i piedi a bagno in un catino e sono di nuovo fratello e sorella. La sorella è più grande qua e vedo questa situazione un po' di povertà e questo grandissimo senso di protezione della sorella maggiore nei confronti del fratellino minore, quasi accudimento materno. Su questo mi ha mostrato. Due atleti, però qua sono invertite le cose, per cui Alberto è una donna, lui è un uomo, si conoscono tipo in una manifestazione che può essere molto simile alle Olimpiadi, si innamorano. Vince Alberto una di queste gare. Sì, esatto. Penso che sia qualcosa che corre. E lei però, che è lui, è molto felice. Quindi tempi recenti. Sì, la vita scorsa, forse. Sì, plausibile, sì. O altre linee temporali. Elena, andiamo con Alberto al suo cluster. Quanti contratti vedi e come li vedi? 2261.
Mm, Sono come se fossero sai i nastri che si usano per fare i pacchetti, quelli fini, proprio i Mhm. rotoli, no? Attaccati come se fossero dei fogli e ogni nastro è di un colore diverso e indica un contratto diverso nella stessa vita. Quindi ci sono questi fogli che sono tutte le vite e ci sono delle vite dei, mm, con dei contratti con dei fili in più e altre con un filo solo e sono di infiniti colori. E se il contratto di questa vita attuale di Alberto Mm. si riassumesse in una parola, cosa leggeresti in quel foglio? Autoritarismo. Perché? Ma perché vuole risolvere tutto lui? Sì, è come se è come se non fosse stato sempre autoritario anche da bambino, mi viene da dire, lo vedo già da piccolo nel contratto, ok? Molto rigido con se stesso, sarebbe stato in pericolo, troppo debole e in pericolo. Più che E sì, rigido con se stesso. Più che altro. cosa Ecco, vuole fare Alberto? Non fa niente, elimina una parte, elimina tutto. tutto. Monica, me lo confermi? Sì, sì, assolutamente. Ok, come? Chi vuole rispondere? Il portale definitivo, li Sì. brucia, li accartoccia, li mangia. Allora, quello che ho visto è aperto il portale definitivo e poi ha arrotolato, diciamo, il foglio di ogni vita e il nastro l'ha messo intorno invece che appenderglielo sopra e poi li ha buttati tutti dentro il portale definitivo. Glielo chiediamo, è sicuro? Si è molto perentorio su questa decisione, molto ligio anche qua, direi. Ecco. Ok. E Monica, le picche sono già cuori o solo in parte? O per niente? Al momento ancora la carta è girata Ok. sul dorso. Abbiamo creato da tanto tempo, da tante sessioni, una sfera. Abbiamo immaginato, una sfera, l'abbiamo chiamato ad eternum, un elemento vibrazionale, energetico, personale, che in questo caso Alberto crea per se stesso e che resiste per sempre ad eternum, appunto. L'abbiamo messo un po' ovunque, Alberto può imparare a crearlo anche nella sua vita e lo esortiamo a crearne uno qui nel suo cluster, come guardiano dalla creazione per evitare che si creino in futuro nuovi contratti che lui crea per se stesso, complici le entità. Come lo crea Elena? Se lo fa. Sì, ha fatto tipo, sai, la forma di quel contenitore in vetro degli alambicchi, uno di quelli. Mhm. Ecco, quindi ha fatto da terra, con la mano ha fatto così e poi così, e dalla cima, diciamo, di questo contenitore esce tutta l'energia dell'Ad Eternum e si diffonde nel Sì. cluster. Avatar Monica, il fantoccio che guida tutte le 1936 vite di Alberto contemporaneamente, tutte, in tutte le linee temporali, in tutti i tempi, lì davanti al suo computer, alla sua tastiera, al suo monitor, non è altro che un software, non è altro che un bamboccio, un pupazzo, lo eliminiamo anche lui. Sì, mi fa vedere una stanza con tanti tipi di abiti, di costumi di varie epoche, sia maschili che femminili, alcuni logori, alcuni anche molto eccentrici. Eh, Alberto un attimino si sofferma a guardare tutto questo. Sento che è come se avvertisse anche una spinta di orgoglio, Mhm. perché si rende conto in un istante di tutto il lavoro che ha fatto nelle sue vite. Però è come se Assolutamente. mm,
avesse la capacità, cioè è proprio come è esploso nelle sue facoltà mentali di riuscire con chiarezza e con lucidità a riconoscere che cosa deve fare. Quindi ha guardato, si è complimentato con se stesso e riesce proprio come se fosse un libro. Tutto questo, hai presente? Tutto come se fosse un libro aperto a metà. Sopra c'è tutto quanto l'ufficio dell'avatar con tutti questi abiti appesi. Lui chiude a metà questo libro, quindi tutto quanto rimane imprigionato all'interno del libro e butta via il libro dentro il portale definitivo. Benissimo. Anche qui un ad eternum, mentre lo crea, mi dice come lo crea Monica. Ricordiamo a tutti che non stiamo eliminando le vite parallele o precedenti di Alberto, ma semplicemente quello che è stato raccolto in quelle vite resta da Alberto. Eliminiamo l'avatar, eliminiamo i contratti, eliminiamo l'opportunità, cioè l'opportunità, la condizione di non scelta libera, ok? Alberto da adesso in poi potrà scegliere liberamente senza l'utilizzo di... potrà diventare creatore e immaginare la sua realtà senza più ostacoli. Allora mi mostra che fa una profonda ispirazione e quindi gli si gonfia moltissimo il petto e nella espirazione è come se si creasse una sorta di apertura dal cuore ed è proprio dal cuore che viene creato l'ad eternum. Elena? Sì, sì, quello che esce, cioè l'energia che esce, che vedo che si espande, è come se fosse, come se partissero come dei fili colorati, ok? E poi diventa polvere di energia di ad eternum e poi diventa tutto uniforme energia di ad eternum. Diffusa, proprio uniforme. E continua così. Nuova vibrazione. Io vedo 300. Ah, vai. 134 miliardi. Ma io ne ho visti 301. Consapevolezza. 168. 179. Anima. 67. Sì. Vite. 1146. Più o meno anche. 1200, sì. Cervello. 9.9/10. Oscilla. 10,5. Interferenze di qualunque tipo di impianti ci sono? No. Come si chiamava il progetto di Alberto? Cuspide. Vedo come se avessero voluto con questa struttura, questa rete, ok, intorno ad Alberto, l'avessero collegato energeticamente, fatto diventare una piramide e tutto convogliato sul vertice tipo di una piramide. Cioè, a me era venuto cupola. Ok, chiamiamo i disincarnati nonno e nonna paterni, nonno materno. Monica, come li vedi? Ma io li vedo... È come se loro fossero già parzialmente fuori dal gioco e sorridono un po' guardando questo asso di picche. Cioè, guardano con tenerezza sia l'asso di picche che Alberto. E
è come se vedessero tutto il gioco che si è creato, Alberto che in qualche modo crede ed effettivamente ha un po' dato dispiacere al padre, che poi è il loro figlio, no? Ma è come se sorridessero con tenerezza a tutta questa situazione, perché hanno già capito che era un gioco. Da soli? Io credo che, allora, però come faccio a dirtelo questo? Forse ho capito, mi sa, ho capito. Che diciamo che seguono le sessioni questi parenti, giusto? Ok. Che hanno già Mm. preso tante informazioni. Eh, Stavano aspettando questo momento? sì, Ok. sì, 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 ci siamo sempre stati, dicono, eh. Perché non hanno approfittato del portale aureo? Guarda, è tutta una sorta di comunicazione sottile con Alberto, perché Ok. Alberto aveva bisogno di questo momento qua ed era tutto per lui. Cioè Voglio- doveva essere così. Vogliono dirgli qualcosa? Io vedo che è tutto non so come spiegarti, una sorta di rassicurazione allo stesso tempo di dargli queste pacche di sollievo, volergli quasi trasmettere un po' più di leggerezza, di ironia, di umorismo, volerci ridere su. Ecco, come se lo volessero coinvolgere in questo. Ok. Quindi vedi tre nonni. Allora, a me sinceramente mi spiccano di più i paterni. Mhm. Sì, sono due paterni e il Mm, nonno materno. allora, materno. Materno, sì, ok. E due paterni, Però nonno non nonno. so, non hanno fatto, cioè il nonno materno non ha fatto questo gioco qua insieme a loro. Mm. Solo i paterni l'hanno fatto. Eh sì, forse loro come coppia così avevano compreso maggiormente. Poi, siccome la dinamica riguardava figlio e nipote, Mm. ehm, si sono sentiti maggiormente, ecco, coinvolti di intervenire in questo gioco. Elena, c'è qualche messaggio che vedi? È arrivata anche, la vedevo già dall'inizio, mm, è arrivata anche la bisnonna materna, che ha in mano una collana di perle e gliela vuole porgere. Ah, che le perle. No, vabbè, dai. Va bene, tutti i disincarnati di tutta la famiglia, di tutte le generazioni di Alberto hanno l'opportunità di entrare in questo portale aureo, che lo ripetiamo una volta di più, è un posto, un varco che permette ai disincarnati, che solitamente non sanno dove sono, non sanno chi sono, non sanno cosa devono fare e sono gestiti dalle loro interferenze da incarnati, no? E quindi sono incanalati nella bugia del karma, che bisogna reincarnarsi per espiare certe colpe, per fare meglio, per fare peggio, per provare altre forme di creazione. Tutti questi vanno nel portale aureo, dove tornano essenza e da dove non li mettiamo in un posto in cui devono fare delle cose che diciamo noi, no, da dove possono decidere finalmente in maniera autonoma e slegata da qualunque condizionamento cosa fare. Addirittura con una certa consapevolezza possono tornarsene alla sorgente se vogliono, o possono reincarnarsi in una cavalletta se vogliono, in altro non incarnarsi del tutto, stare lì ad aspettare e pensarci qualche secolo. Quanti arrivano, Monica? Mi mostra che ci sono un paio di persone che ripongono molta fiducia in Alberto rispetto a questa attività, come ho detto all'inizio, nell'astrologia. E proprio per il fatto che loro ripongono fiducia, è come se i loro defunti siano stati risvegliati da questo appello qui. Mhm. Quindi diciamo così, mettono in coda in questo portale aureo aperto adesso, me ne vengono intorno ai 900.
Elena? Sì, allora i parenti diretti di Alberto 173. E poi sì, anch'io ho visto un certo numero di persone che è come se fossero, sì, questa energia dell'astrologia che io vedevo proprio come un flusso di energia blu, molecole blu di energia, ehm, che ha portato, ho visto, sì, intorno agli 830 persone. Quindi siamo lì. Sì, sì. Bene, li chiamiamo, cioè li esortiamo tutti ad andare nel portale aureo e lo chiudiamo. Sì? Mhm. Sì, vedo proprio grandi ringraziamenti da parte dei nonni. Ringraziano sia Alberto che la sorella di Alberto, profondamente. Dicono anche che si Monica, sono anche molto divertiti. beh, Mm, Monica, vedi mm. ancora tracce di blocchi in Alberto? No, 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 no. Solitudine, chiusura, fatica, rallentamento? No, vedo che addirittura si è cambiato maglietta, come proprio a mostrare questa nuova predisposizione, questa nuova apertura, questa nuova fiducia. Ed è un po' simile a quella che adesso ha descritto Elena, con questa energia dell'astrologia, che è un po' blu, un po' azzurra, un po' stellare, un cielo stellato. La picche è diventato cuore, con la carta Allora, ancora giù. quello che io vedo è un misto. C'è un quadri, c'è il simbolo dei quadri rosso e il cuore rosso. Come se lui fosse in grado di creare questa carta che in sé riunisce i sentimenti e l'attività lavorativa, la realizzazione professionale. E come lo vedi rispetto al compagno? Adesso? Sento che è come se gli dicesse sei libero, hai la libertà di scelta e questa libertà di scelta che lui gli lascia, vedo che fa sentire il compagno mh, tranquillo, più fiducioso, più invogliato anche a crescere, ad evolvere. A quanto vibra Alberto? Ripetimelo un attimo rispetto alla tua visione. Per me è intorno ai 300 miliardi. E il compagno? Adesso, in questo momento, c'è molta differenza, eh. Mhm. Il compagno io lo vedo intorno ai 50. Ok. Chiediamo ad Alberto di insegnare al compagno a crearsi una ad eternum e ad alzarsi le frequenze da solo. Vediamo se lo fa. Anche se sarà solo È per qualche interessante minuto. perché per mostrarglielo è come se coinvolgesse la sua testa, la testa del compagno, come se sentisse che c'è lì da lavorare. Mhm. Mm, Mentre su Alberto era più un lavoro quasi del cuore, per il compagno è più un lavoro, vedo, nella zona della testa. Quanto sale? 50 non è poco, eh? No, non è poco, però a fine sessione, dopo tutto quello che ha visto, dopo Mhm. l'invito di Alberto, tutto quanto, no? Allora, adesso è andata a 78-98. Però così io vedo che si ferma a 150. Ah, tanto, eh? È la metà però, sì, di lui, di Alberto. Come lo vedi Alberto, Monica? Molto bello. Dunque, molto impettito con questa sua nuova maglia, ha aperto il petto, qui ha portato indietro le spalle, ha il mento leggermente in alto e sorride. Con una parola come lo definiresti? Pronto? Elena, cosa vuoi aggiungere? Come lo Sì. vedi?
Sì, lo vedo esattamente come diceva Monica, in più con il mantello tipo da Superman, Vero? pronto a spiccare il volo. Cosa vuole dirsi, Elena? Cioè, cosa vuole dire la sua anima e parte eterica, spirito, come messaggio finale? Abbiamo finito. Prima Elena, poi Monica. Tu sai dove sta la sfera energetica che ti dà la centratura. Allenati a tornare spesso lì e sarà il tuo veicolo per volare. Monica. Sono pronto ad esprimere me stesso completamente, i miei talenti, senza sensi di colpa, senza blocchi. E mi fa proprio vedere di nuovo questo petto che si espande. Io lo vedo qui, la sua sfera energetica proprio qui, al centro del petto. Ed è lì che può prendere un contatto profondo con se stesso, ricaricarsi ed avere sempre le risposte e la forza. Siete felici di questa sessione? Girls. Direi proprio di sì. Va bene, disconnettetevi da tutto e tutti e torniamo.